Signore e signori, bentornati. Sono Luca in arte Tinnos e mentre mi scuso già in anticipo per il ritardo tremendo nel portare un nuovo contenuto, vi comunico anche che oggi è il giorno in cui si inaugura una nuova serie sul canale. Nella fattispecie quella riguardante quella che io chiamo la storia dei franchises videoludici, diciamo. Ed il primo contenuto non poteva che essere correlato a una delle saghe più amate di tutti i tempi in tutto il mondo. Star Wars o Guerre Stellari, per dirla come solevo chiamarla io mentre ero bambino e guardavo le relative videocassette. Ma non indugiamo oltre nei ricordi e tuffiamoci all'interno di questo emozionante racconto. Racconto che, vista l'immensa quantità di titoli, non potrà assolutamente vederli tutti trattati nel dettaglio, ma farò comunque il possibile per includere qualche informazione importante su ognuno. Prima di cominciare ringrazio assolutamente il meraviglioso All Games Italia, senza il quale non avrei potuto ottenere finalmente una qualità audio decente, come potete sentire in questo video, rispetto ai precedenti contenuti. Quindi grazie di cuore, mi hai salvato, trovate naturalmente il link al loro canale in descrizione, grazie di cuore. Ebbene, secondo le informazioni in nostro possesso, la storia dei videogiochi di Star Wars attraversò almeno 3 cicli principali. La prima fase, solitamente datata tra il 1979 e il 1993, e che potremmo chiamare, diciamo, la fase dei primi giochi dati in licenza, fu contraddistinta appunto da titoli progettati da sviluppatori di terze parti su licenza ufficiale della Lucasfilm, comprendendo principalmente dirette trasposizioni dai film, ma anche piccole chicche originali. Dunque, se si esclude un esperimento di Apple Computer, senza nome e senza licenza, datato 1978, e se si esclude il primo videogioco, tra virgolette, con licenza ufficiale, ovvero Star Wars Electronic Battle Command, che fu però appunto più un gioco elettronico in senso stretto che altro, possiamo affermare con relativa certezza che il primo vero videogioco Star Wars, che possa definirsi tale, fu Star Wars The Empire Strikes Back, scrolling shooter sviluppato da Parker Brothers per Atari VCS nel 1982 e per Intellivision nel 1983. Come altri giochi dell'epoca, esso rappresentava una scena specifica di uno dei film, in questo caso quello in cui Luke Skywalker, a bordo del suo T-47 Airspeeder, detto Snowspeeder, affronta i giganti imperiali AT-AT, che attaccano la base ribelle sul pianeta Hoth nell'Impero colpisce ancora, con il giocatore che potrà distruggere questi Walker colpendoli per 48 volte nel caso della versione Atari 2600 o 30 nel caso di Intellivision. Il primo titolo a mostrare invece una spada laser fu Star Wars Jedi Arena, rilasciato nel 1983 unicamente per Atari VCS, e il cui scopo consisteva nel difendersi dagli attacchi di un remoto d'addestramento Marksman H, mentre questo colpisce a sua volta l'avversario, sconfiggendolo in questo modo. Come nel caso precedente, anche qui abbiamo un riferimento, in questo caso adattato e cambiato, a una scena dei film, cioè quando Obi-Wan insegna a Luke a combattere contro il remoto usando la spada laser e la forza. E il gioco ebbe anche un minor successo commerciale rispetto al precedentemente citato. Sempre i Parker Brothers rilasciarono nel 1983 lo shoot 'em up Return of the Jedi Death Star Battle per Atari 2600, Atari 5200, per la famiglia degli home computer Atari 8-bit, oltre che per ZX Spectrum 2 anni più tardi. Fu il primo videogioco ambientato nel terzo film della prima trilogia, e qui vediamo il giocatore che dovrà semplicemente, tra virgolette, distruggere la seconda morte nera, pilotando niente poco di meno che il Millennium Falcon stesso, facendo attenzione ai molti TIE Fighter che cercheranno di abbatterlo e procedendo così nel gameplay. Sempre nell'83, Atari finiva di sviluppare e pubblicava un titolo arcade chiamato semplicemente Star Wars, un rail shooter ricordato per avere un'interessante grafica vettoriale, nonché per avere voci al sintetizzatore. Assumendo nuovamente il ruolo di Luke Skywalker, ci faremo strada con il nostro X-Wing attraverso un'orda di torrette e TIE Fighter, cercando di sopravvivere il più a lungo possibile fino a raggiungere la morte nera e cercare di abbatterla. Questo titolo ricevette moltissimi porting negli anni successivi per diverse console e per molti home computer dell'epoca. Una chicca interessante di quegli anni è rappresentata da Star Wars Return of the Jedi Ewok Adventure, sviluppato da Atari Games ma che non venne mai rilasciato a causa del fatto che il suo publisher, ovvero la già citata Parker Brothers, ritenne che i controlli di gioco fossero troppo difficili.
pare che esista solo una copia fisica, un prototipo, di questo gioco, della cui esistenza si venne a conoscenza solo nel 97, quando questa venne venduta per più di $1.600 dal figlio di un collega del designer del gioco. Gioco che doveva essere uno shoot 'em up in cui si sarebbe dovuto controllare un Ewok che, pilotando uno dei loro tipici deltaplani, avrebbe attaccato gli imperiali in diverse occasioni. Quello che avete visto finora è una porzione di uno dei pochi gameplay esistenti del menzionato prototipo. Maggior fortuna ebbe invece un altro titolo, sviluppato da Atari, ovvero Star Wars Return of the Jedi, rilasciato in Nord America nell'84 per cabinato arcade e negli anni successivi per Amiga, Atari ST e altre piattaforme. Si tratta di uno scrolling shooter isometrico in cui il giocatore assumerà il controllo di 3 diversi veicoli, cominciando con uno speeder imperiale, poi il Millennium Falcon e infine un camminatore imperiale a 2 zampe AT-ST. Star Wars The Empire Strikes Back, da non confondere con il primo gioco analizzato all'inizio, visto che hanno lo stesso titolo, venne sviluppato e pubblicato nell'85 da Atari Games, la divisione di sviluppo videogiochi dell'Atari Incorporated, che nel 1984, se ricordate, era stata venduta alla Warner, diventando un'azienda a sé stante. Il gioco ricorda moltissimo il suo prequel, ovvero Star Wars dell'83, essendo anch'esso un rail shooter e avendo una grafica vettoriale pressoché identica, anche se un occhio attento potrà notare un maggior livello di dettaglio. Giungiamo in seguito al 1987, anno in cui esce il primo gioco Star Wars di produzione giapponese, ovvero Star Wars, un platform a scorrimento sviluppato e pubblicato da Namco, unicamente in Giappone per il Famicom, console, ricordiamolo, uscita circa 4 anni prima. A detta del programmatore, Yoshihiro Kishimoto, questo Star Wars si ispirò parecchio, pensate, ad Alex Kidd, e effettivamente le somiglianze sono chiaramente visibili, se ricordate le porzioni gameplay nella nostra precedente serie generica. Ritornando in Occidente, nel 1988, una pressoché sconosciuta software house britannica, Binary Design, rilascia per Amstrad e altre piattaforme il pressoché sconosciuto Star Wars Droids, uno strano titolo, caratterizzato da una commistione di generi diversi tra cui action, platform e componenti puzzle game. È difficile dare un giudizio preciso a un titolo così particolare, che tra l'altro si basò anche sull'omonima serie televisiva animata prodotta per Lucasfilm dalla compagnia canadese Nelvana. Niente di eclatante quindi da aggiungere su questo titolo, anche se degno di essere citato è forse il fatto che in questo gioco si usi spesso il detonatore termico, tanto caro ai fan della saga. Preludio di quella che sarà poi l'attività molto più prolifica di LucasArts fu la partecipazione del suo predecessore, ovvero Lucasfilm Games, famosa per aver già cominciato a produrre meravigliose avventure grafiche come Zack McCracken, Indiana Jones, Monkey Island, e di cui ovviamente tratteremo in un contenuto a parte. Ebbene, Lucasfilm Games, in collaborazione con Beam Software, produsse nel 91 Star Wars, che, di nuovo, se non ebbe gran fantasia nel nome, fu senz'altro un apprezzatissimo titolo prima per NES e poi per Master System, Game Boy e Game Gear. Fu un platform interessante e con una grafica accattivante, oltre che possedere piccole porzioni di esplorazione open world, se mi passate il termine, a bordo dello speeder di Luke. Una volta raccattati, tra virgolette, tutti i personaggi principali di A New Hope, si procederà a salvare la principessa Leila e, udite udite, far nuovamente saltare in aria la Morte Nera. L'ultimo titolo appartenente a questo primo gruppo fu, presumibilmente, Star Wars The Empire Strikes Back, sviluppato sempre da Lucasfilm Games insieme a Sculptured Software e rilasciato in Nord America, Europa e Giappone per NES nel 92. Si tratta del sequel del titolo appena descritto ed è interessante notare come non ci sarà mai un gioco per NES ufficiale intitolato Return of the Jedi, o almeno io non l'ho trovato. Questo secondo episodio ricorda parecchio il primo, ma fu, se possibile, più coinvolgente. Indimenticabile, per esempio, è la parte iniziale in groppa al famoso Town. La seconda fase della storia dei videogiochi di Star Wars, e senz'altro la più prolifica, vedrete, è quella che definisco della LucasArts, fase databile dal 1993 al 2013, e che inizialmente vide George Lucas stesso come protagonista. Egli, infatti, avendo compreso che grazie al medium videoludico le possibilità creative erano pressoché infinite, decise di fondare la LucasArts, già nel 1990 nell'ambito di una riorganizzazione delle divisioni interne di Lucas. LucasArts, appunto, studio che inaugurò anche una nuova fase creativa in generale nel mondo dei videogiochi, grazie, come detto, alle sue meravigliose avventure grafiche,
quando era ancora Lucasfilm Games. Il primo titolo che ho ritenuto appartenente a questa nuova fase è Super Star Wars. Infatti, se è vero che il progettista principale fu, in questo caso, Sculptured Software, è anche vero che questo fu il primo caso in cui LucasArts partecipò in quanto tale allo sviluppo. Si tratta di un action run and gun, con componenti platform, davvero coinvolgente, e che fornisce la possibilità di diversi upgrade dell'equipaggiamento, fino a raggiungere la parte finale dove si è incaricati ovviamente di distruggere la Morte Nera, che novità, ma anche di affrontare direttamente Darth Vader, a bordo del suo TIE Advanced X1. Il gioco uscì inizialmente per SNES nel 92 e fu poi incluso anni dopo nella Virtual Console di Wii, oltre che venire rilasciato in digitale anche per PS Vita e PlayStation 4. L'anno successivo usciva il sequel, Super Star Wars The Empire Strikes Back, progettato dalla stessa combinazione di sviluppatori e rilasciato sempre per Super Nintendo. Anche qui il gioco richiama quasi interamente il suo predecessore, ma piccole e interessanti features vengono aggiunte, come il doppio salto, oppure la possibilità per Luke di ottenere dei poteri della forza, o addirittura usare la spada laser per deflettere i colpi dei blaster nemici. E, come nel caso del prequel, anche questo titolo venne sostanzialmente accolto in maniera positiva dalla critica. Il primo videogioco ad essere stato sviluppato interamente da LucasArts, tematica Star Wars, pare sia stato Star Wars Rebel Assault, sempre un rail shooter ma stavolta qualitativamente superiore, ovviamente, rispetto ai suoi cugini rilasciati su cabinato arcade. Rebel Assault uscì nel 93, principalmente su computer MS-DOS, Apple Macintosh e pochi altri. Interessante notare come in questo caso il giocatore vesta i panni di un personaggio sconosciuto, chiamato solamente Rookie One, che verrà, all'inizio del gioco, addestrato da piloti veterani della ribellione per poter in seguito prendere parte a diverse missioni per conto di essa. Importante ricordare come questo titolo fu davvero avanti per il suo tempo, essendo stato uno dei primissimi casi in cui il full motion video venne utilizzato estensivamente, mostrando diversi ambienti 3D pre-renderizzati. Un ribelle sconosciuto è anche il protagonista di Star Wars Arcade, sviluppato principalmente da Sega per cabinato arcade e rilasciato in seguito anche su Sega 32X, grazie al supporto di LucasArts. Come in Virtua Fighter e in Virtua Racing, anche qui tutta la grafica venne renderizzata completamente con poligoni 3D, e in questo caso si usciva, dai binari predefiniti dei primi rail shooter, potendo muoversi liberamente, tra virgolette, per dare la caccia ai TIE Fighter nemici e rappresentando quindi forse uno dei primi esperimenti di Space Sim, Space Simulation. Divertentissima tra l'altro l'aggiunta dell'urlo del proprio droide astromeccanico quando si viene colpiti. Sempre nel 93, la californiana Totally Games rilascia un altro Space Sim, ovvero Star Wars X-Wing, per DOS, Macintosh ma anche Windows. Finalmente cominciamo a vedere questo sistema operativo spuntare qua e là pian piano. Ispirandosi a Star Riders, ma sicuramente anche all'appena menzionato Star Wars Arcade, X-Wing permette al giocatore di impersonare un ribelle che potrà scegliere tra diversi tipi di caccia ribelli da poter impiegare contro il nemico, durante diversi tipi di missione, fra cui scortare un vascello alleato o attaccare convogli nemici. Nello stesso anno, The Software Toolworks finisce di sviluppare Star Wars Chess, interessante gioco appunto di scacchi a tema guerre stellari, se non altro per l'estetica caratteristica verso la quale nessun fan che voglia definirsi tale rimane impassibile, mentre chi comprò questo titolo in quanto primariamente fan del gioco degli scacchi e basta, non ne rimase molto entusiasta, come testimoniato da diversi articoli di riviste dell'epoca. Il 94 vede l'uscita del terzo episodio della Super Star Wars Trilogy, ovvero Super Star Wars Return of the Jedi, anch'esso rilasciato per diverse console e postumamente per la Virtual Console di Wii nel 2009. Oltre a fare ovviamente riferimento al terzo film, questo gioco ricorda molto i suoi predecessori, con anche qui piccole differenze, tra cui un Luke Skywalker che non ha più 9 poteri della forza bensì 5, e la modalità di ricarica di questi viene semplificata. Il titolo ricevette dalla critica giudizi contrastanti, con alcuni che ritenevano i controlli davvero frustranti, altri che apprezzarono invece molto la colonna sonora e la necessità di procedere con cautela in alcuni livelli. Basato sull'engine di X-Wing, Star Wars TIE Fighter venne pubblicato da LucasArts in quello stesso anno, invertendo il ruolo e dando al giocatore la possibilità di impersonare finalmente un pilota imperiale. Considerato da alcuni addirittura uno dei migliori videogiochi di sempre,
rispetto a X-Wing, presenta la possibilità addizionale di cambiare da prima a terza persona, affrontando diverse missioni di scorta a navi imperiali, oltre che affrontare forze della Repubblica e dare la caccia ai traditori. È particolare l'aggiunta di un oscuro personaggio, sconosciuto, facente parte dell'entourage, dell'imperatore Palpatine stesso, che ogni tanto affiderà missioni secondarie per far guadagnare al giocatore medaglie e promozioni extra. Nel novembre del 95 esce il sequel di Rebel Assault, ovvero Star Wars Rebel Assault 2, The Hidden Empire. Ritroviamo il nostro amico Rookie One, questa volta alle prese con un rail shooter più variegato, Ci saranno infatti sequenze di pilotaggio a bordo di veicoli, tra cui il B-Wing, o anche una fregata leggera corelliana, modello IT-1300, la stessa classe del Millennium Falcon, e queste sequenze saranno inframmezzate da parti in terza persona, dove Rookie affronterà truppe imperiali faccia a faccia, potendo mirare con il suo blaster, sparare e accovacciarsi all'occorrenza. In questo caso il gioco avrà molte references in meno nei confronti di Luke Skywalker, come era stato invece nel prequel, e segue maggiormente una storia tutta nuova, ambientata dopo la distruzione della Morte Nera, una prima vera incursione nell'universo espanso originale, cioè Star Wars Legends. Star Wars Dark Forces rappresenta probabilmente una delle vere perle della LucasArts, rilasciata nel 95 su MS-DOS e Macintosh, ma in seguito anche PlayStation e Steam. Si tratta di uno sparatutto in prima persona che rappresenta forse un altro vero esempio di storia originale all'interno dell'universo espanso. Infatti è ambientata poco prima degli eventi del primo film e segue le vicende di Kyle Katarn, o Katarn, mercenario al soldo della ribellione, incaricato di investigare il segreto progetto imperiale dei Dark Trooper. Il gioco espande le caratteristiche FPS introdotte da Doom nel 1993, aggiungendo ad esempio la possibilità di guardare in alto e in basso, saltare e accucciarsi. È considerato il primo titolo della sottoserie Jedi Knight. Nel frattempo LucasArts stava sviluppando Star Wars Shadows of the Empire, pubblicato da Nintendo per quel che riguarda la versione Nintendo 64 e in seguito dalla stessa LucasArts per la versione PC. Un bellissimo sparatutto in terza persona in cui si impersona un altro mercenario, Dash Rendar, che aiuterà direttamente Luke Skywalker a salvare la principessa Leila, imprigionata da un malvagio principe della specie rettiliana dei Fallen. Come al solito cerco di non spoilerarvi troppi dettagli di trama. Anche questo gioco ricevette mixed review dalla critica, la quale in molti casi fece lo stesso commento, ovvero che la prima parte del gioco, ambientata sul pianeta Hoth, fosse eccezionale, ma che i livelli successivi fossero più mediocri. In ogni caso, al 97, la versione Nintendo 64 aveva venduto ben più di 1 milione di copie, quindi successo commerciale. Cambiando totalmente genere, giungiamo al picchiaduro Star Wars Masters of Teräs Käsi, sviluppato e pubblicato sempre da LucasArts. Rilasciato su PlayStation, si trattò di una vera challenge tecnica per LucasArts, trattandosi del primo gioco PlayStation, nonché del primo fighting game della compagnia, la quale ricevette assistenza per la motion capture da Industrial Light and Magic. Il gioco ruota intorno appunto all'arte marziale senza armi, denominata Teräs Käsi, in cui l'assassina Arden Lin eccelle, essendo stata reclutata direttamente dall'imperatore per eliminare elementi chiave della ribellione. Star Wars Yoda Stories fu invece una particolare avventura grafica ambientata tra il secondo e il terzo film, dove impersoneremo Luke mentre è impegnato a completare il suo addestramento sotto il maestro Yoda. Se è vero che la versione PC, pur a tratti frustrante, ricevette giudizi misti, con i suoi livelli generati proceduralmente, e C1P8, sì, io lo chiamo così, che forniva all'occorrenza alcuni indizi in-game, è anche vero che il porting per Game Boy Color ricevette da IGN il punteggio più basso mai registrato da un gioco Game Boy Color, parliamo di 2 su 10. Il terzo capitolo della sottoserie X-Wing, ovvero Star Wars X-Wing vs TIE Fighter, venne rilasciato solo per Windows e comprendeva diversi miglioramenti rispetto alle versioni precedenti, come il supporto per texture ad alta risoluzione, l'utilizzo di un joystick, un CD audio che includeva la colonna sonora e un robusto sistema multiplayer, per l'epoca almeno. Curiosamente, questo titolo non possedeva una vera e propria storyline, che venne invece aggiunta nell'espansione Balance of Power. Il 97 fornì anche i natali all'ottimo Star Wars Jedi Knight Dark Forces 2, in cui si torna a seguire l'avventura del nostro Kyle Katarn, che lavora ora per la Nuova Repubblica, essendo il gioco ambientato un anno dopo gli eventi del ritorno dello Jedi
e con Katarn che scoprirà la sua connessione con la forza. Le prestazioni e la grafica vengono potenziate grazie all'uso dell'accelerazione 3D e per la prima volta in un videogioco Star Wars la spada laser e la forza in sé divengono il punto focale, con addirittura poteri della forza provenienti anche dal lato oscuro. Nell'anno seguente uscì l'espansione Star Wars Jedi Knight Mysteries of the Sith, che rappresenta quasi un titolo a sé stante, con una nuova storyline e con l'introduzione di un altro personaggio giocabile, Mara Jade, la bellissima moglie di Luke Skywalker, la quale dovrà mettersi alla ricerca del suo mentore, Katarn, scomparso mentre investigava un antico complesso templare dei Sith. La tedesca Factor 5, insieme a LucasArts, produce invece in quel periodo l'ottimo Star Wars Rogue Squadron, il primo gioco della sottoserie omonima. Questo titolo Action Arcade Flight vede nuovamente Luke Skywalker come personaggio principale, alla testa dello squadrone d'élite Rogue, per affrontare l'impero in 16 missioni diverse dislocate su diversi pianeti. Verso la metà del 99, il gioco aveva già venduto più di 1 milione di copie, pur avendo ricevuto, di nuovo come molti titoli Star Wars che abbiamo appena analizzato, critiche contrastanti, positive per quello che riguarda i controlli, ma dubbiose per quello che riguarda la distance fog, per esempio, oltre che per la mancanza di multiplayer, che stava cominciando a salire alla ribalta pian piano in quegli anni. Nel 98 Sega rilascia un altro rail shooter, parliamo di Star Wars Trilogy Arcade, con missioni derivanti dai 3 film e dai generi più diversi, partendo ad esempio da missioni Space Sim in totale libertà, fino a missioni più alla Time Crisis, nei corridoi della base ribelle di Hoth, per esempio. Nello stesso anno, però, la Lucas Learning, ovvero una divisione figlia di LucasArts dedicata all'edutainment, produsse il gioco che avrei davvero voluto da bambino, ovvero Star Wars Droid Works. La trama del gioco consiste nel portare il giocatore a impiegare abilità specifiche come la capacità di vedere al buio o saltare per completare le missioni ed essere così di aiuto alla galassia, producendo droidi. Le parti educative di queste missioni insegnano, ai giocatori tendenzialmente più giovani, concetti come energia, forza, movimento, macchine semplici, magnetismo e tanti altri. Il gioco ricevette elogi dalla critica, vendendo un buon numero di copie e ricevendo numerosi premi e riconoscimenti. Il primo strategico a tempo reale a tema Star Wars fu senz'altro Star Wars Rebellion, pubblicato sempre da LucasArts, ormai non c'è più bisogno di dirlo, e sviluppato da Cool Hand Interactive, anche se forse sarebbe più che di RTS, sarebbe più appropriato parlare di 4X come genere. Il giocatore assume il ruolo di un comandante militare dell'Impero Galattico o dell'Alleanza Ribelle e dovrà gestire in real time la colonizzazione, la diplomazia, la creazione di edifici e unità, la supervisione di miniere, l'assegnazione a forze speciali, reclutamento di personaggi, invio di flotte, insomma, un bel 4X probabilmente. A metà 1999 esce Star Wars Episode 1 The Phantom Menace, basato sul nuovo film inaugurale della nuova trilogia uscito proprio in quei giorni. Fu un action-adventure in cui il giocatore controlla Obi-Wan Kenobi o Qui-Gon Jinn, ma anche la regina Amidala stessa o il capitano Panaka. Se il giocatore controlla uno dei 2 Jedi, potrà usare la spada laser e o eseguire una spinta della forza, per esempio, schianto della forza, come si chiama, oltre a usare i blaster. Come spesso accaduto per molti giochi già analizzati, esso fu un buon successo commerciale, ma ricevette nuovamente critiche contrastanti. Basato sulla scena della corsa di sgusci su Tatooine, nel nuovo film, Star Wars Episode 1 Racer si presenta come un buon racing game, stavolta accolto più che altro positivamente dalla critica. Il gioco presenta tutti i piloti e i percorsi di gara su Tatooine presenti nel film e aggiunge anche diversi nuovi tracciati, anche su altri pianeti. Prevedeva diverse modalità per giocatore singolo, inclusa una modalità torneo e disponeva anche di una componente multiplayer che variava a seconda della piattaforma. È stato poi anche in seguito rilasciato per PS4 e Switch sotto forma di HD Enhancement, possiamo dire. Cavalcando l'onda del nuovo film, e volendo presumibilmente anche collegarsi indirettamente al racing game appena descritto, nello stesso anno esce Star Wars Pit Droids, puzzle game sviluppato dai già citati Lucas Learning. Come il suo predecessore DroidWorks, anch'esso fa parte della categoria dell'edutainment, in questo caso permettendo al giocatore di sviluppare competenze di geometria e di formulazione di ipotesi. La trama vede l'irritante commerciante toydariano Watto, no money, no pezzi,
No, niente, che ha acquistato una serie di nuovi droidi iBox di serie Doom e che incarica il giocatore di trasportarli nell'arena di pod racing, evitando tutti gli ostacoli ambientali. Il giocatore manovra quindi i droidi nella fossa principale attraverso una serie di enigmi come blocchi e anche cumuli di spazzatura. In quel prolifico anno esce anche un nuovo capitolo della sottoserie X-Wing, ovvero Star Wars X-Wing Alliance, sempre di Totally Games. È un bel space sim, con un doppiaggio italiano decente, va detto, in cui si presenta la storia degli Azamin, una famiglia di commercianti spaziali. Il giocatore assume il ruolo di Ace Azamin, il più giovane dei figli, dividendosi tra il servizio militare come pilota di caccia per l'Alleanza Ribelle e la fedeltà alla sua famiglia, pilotando navi da carico pesantemente armate, più grandi appunto per proteggere i carichi dell'azienda di famiglia, in mezzo a una sanguinosa faida e nel più ampio contesto di una guerra civile galattica. Il gioco venne in seguito rilasciato anche su Steam e GOG, come moltissimi altri titoli Star Wars, e ricevette in genere una critica positiva. L'anno 2000 è forse altrettanto prolifico, con titoli come ad esempio il gioco a combattimento di veicoli Star Wars Demolition, che vede l'impero galattico dichiarare di aver ufficialmente bandito le corse di sgusci di Jabba the Hutt, e quindi con Jabba che per ripicca crea una gara di combattimento su veicoli ancora più pericolosa, per sostituire le corse di sgusci. L'obiettivo finale è rimanere l'ultimo veicolo in piedi, distruggendo tutti gli altri combattenti, con diversi potenziamenti che possono essere trovati sul campo di battaglia e che ovviamente porteranno a un upgrade del veicolo del giocatore. Questo gioco uscì sia per PlayStation che per Sega Dreamcast. Il seguito di Star Wars Rogue Squadron, Battle for Naboo, è un action arcade di volo con 15 livelli di gioco, ciascuno con i suoi specifici obiettivi di missione. Gli aerei nemici sono principalmente composti da cacciastellari Vulture, della Federazione dei Mercanti, mentre la contraerea è più varia e include droidi da battaglia, cacciatorpediniere, torrette laser, carri AT, STAP e altri. Il giocatore qui controlla Gavin Sykes, un tenente delle forze di sicurezza reali di Naboo, e il gioco si conclude dopo che il giocatore riesce a completare una missione che ricrea l'assalto finale culminante del film contro la nave controllo droidi di classe Lucrehulk di Naboo, quindi la classica nave da guerra della federazione commerciale. Signore e signori, questo è il momento in cui il mio cuore batte forte. Parliamo di Star Wars Episode 1 Jedi Power Battles. Ho perso il conto di quante ore passai su questo titolo action con componenti platform. Io lo ritengo bellissimo naturalmente, ma non fidatevi solamente del mio giudizio, essendo questo soggettivo, ovviamente. 5 personaggi principali sono disponibili per l'uso da parte dei giocatori. L'ancora Padawan Obi-Wan e i maestri Jedi Qui-Gon, Mace Windu, Adi Gallia e Plo Koon, con gli ultimi 2 non disponibili nella versione Game Boy Advance. I personaggi possiedono naturalmente differenti stili di spada laser, poteri della forza, ma anche le loro debolezze, che verranno tutte fuori all'interno della trama che segue gli eventi del nuovo film. Naturalmente, anche qui ho dovuto stringare, ma avrei voluto parlare per ore di questo titolo. Meraviglioso. Abbiamo poi Star Wars Episode 1 Obi-Wan's Adventure, un videogioco action-adventure isometrico per Game Boy Color, in cui il giocatore controlla appunto il personaggio di Obi-Wan Kenobi durante gli eventi del nuovo film, mentre combatte le forze della Federazione dei Mercanti e che culmina in una battaglia contro Darth Maul. Le sue armi includono una spada laser, un blaster e l'uso della forza. Anche qui recensioni contrastanti, venendo criticato per la grafica e i controlli, ma elogiato per il sound design e la creatività del level design. Sega ritorna anche in quest'anno con il suo Star Wars Racer Arcade, unicamente rilasciato per cabinato. Il gioco presenta 4 tracciati di difficoltà variabile, con il giocatore che potrà impersonare 4 famosi piloti di sgusci: Anakin, ovviamente, Sebulba, non di meno, e i simpatici Ben Quadinaros e Gasgano. Il giocatore controlla lo sguscio in modo simile a come vengono realmente controllati i pod nel film, quindi dando proprio l'esperienza di starlo guidando davvero, e in questo caso lo sguscio è indistruttibile, anche se può subire rallentamenti a causa dei danni da collisione, ed è possibile, ma difficile, distruggere gli sgusci avversari. Cambiando totalmente genere, possiamo dire che forse il primo vero RTS a tema Star Wars fosse, nonostante quello citato prima, fosse realmente stato Force Commander, sviluppato da LucasArts in collaborazione con Ronin Entertainment. Il gioco utilizza una vista a volo d'uccello su mappa 3D, con i livelli iniziali in cui si controlla la fazione imperiale contro la ribellione, e man mano che la trama progredisce il personaggio passa alla ribellione.
I livelli sono basati sull'assalto a terra, anche perché il gioco non possiede combattimenti spaziali, e anche qui la ricezione da parte della critica fu mista. I critici hanno citato i controlli non proprio all'altezza e rimasero divisi sulla qualità della grafica, con alcuni che la definirono datata e altri che la considerarono all'altezza. Nel 2001 esce un nuovo capitolo Rogue Squadron, ovvero Star Wars Rogue Squadron 2 Rogue Leader, uscito solo per GameCube. Si tratta di un altro action di volo, con 10 livelli di gioco e obiettivi di missione Seek and Destroy o di protezione che devono essere completati per passare ovviamente al livello successivo. Gli aerei, tra virgolette, nemici sono principalmente composti da caccia TIE, navette imperiali e Star Destroyer. Le difese di terra sono più varie e includono diversi camminatori, diverse torrette laser, droidi sonda, stormtrooper e quant'altro. Il display presenta invece un misuratore di salute, un radar, un conteggio delle munizioni e la croce di comando, con cui si possono impartire ordini ai propri gregari, per impartirgli appunto questo o quest'altro ordine. Più o meno dello stesso genere fa parte uno dei primi titoli PlayStation 2 della saga, ovvero Star Wars Starfighter. La trama qui segue le gesta di 3 piloti, prima e durante l'invasione di Naboo. Il pilota di caccia stellari Naboo Rhys Dallos, il mercenario Vana Sage e il pirata Fiorin Nim, cercando di difendere la regina Amidala dai mercenari, appunto, all'interno del sistema Naboo. Il gioco fu accolto davvero positivamente, con punteggi che oscillavano tra i 70 e l'80 su Metacritic, ma anche 9 su 10 su Eurogamer al tempo. Il 2001 vide anche il rilascio dell'esclusiva Xbox Star Wars Obi-Wan, ambientata prima e durante gli eventi della minaccia fantasma. Il gioco è unico, in quanto il combattimento con la spada laser è controllato utilizzando, pensate, la levetta analogica destra dell'Xbox, del controller Xbox. Muovendola in momenti specifici, Kenobi farà oscillare la sua spada laser con il relativo movimento. Il personaggio possiede una varietà di poteri a disposizione, tra cui il bullet time, rallentando l'area intorno al personaggio e consentendo effettivamente ai giocatori di attaccare i nemici rallentati o eluderli per colpirli. Non ho mai giocato questo titolo, fatemi sapere se qualcuno di voi l'ha provato e come fosse effettivamente questo controllo con la levetta analogica dell'Xbox. Star Wars Super Bombad Racing fu invece un gioco di corsa in cui i giocatori selezionano uno dei vari personaggi disponibili e intraprendono le gare in cui figurano 8 concorrenti all'interno di 3 giri. I potenziamenti sono disseminati in ogni livello e ognuno fornisce al personaggio del giocatore vari attributi temporanei come un aumento di velocità, uno scudo o armi offensive, insomma. Ricorda moltissimo Wipeout, almeno alla lontana. Questo conclude la parte 1 di 2 del nostro viaggio all'interno della storia dei videogiochi di Star Wars. Io spero che questo nuovo contenuto vi stia piacendo. Ci rivediamo nella parte 2.